Torniamo a parlare di calciomercato Inter e almeno per il momento lasciamo da parte la questione Dybala-Inter, sulla quale abbiamo raccolto delle informazioni anche noi di Passione Inter. Ve ne parleremo durante la prossima diretta delle 19:30. Lo sapete, siamo live ogni giorno alle 19:30 sui nostri canali YouTube e Twitch e vi aspettiamo lì per parlare anche di Dybala. In questo momento, in questo contenuto di oggi, invece, dobbiamo parlare di un altro tema di cui ci avete chiesto e sul quale ci avete chiesto soprattutto di fare ordine. Dobbiamo parlare delle notizie che stanno cominciando a diventare anche abbastanza insistenti riguardo ad un possibile addio di Dumfries all'Inter durante la prossima estate, ad un solo anno dal suo arrivo all'Inter, e quindi parallelamente anche di un possibile rinnovamento del pacchetto degli esterni dell'Inter. Abbiamo raccolto delle notizie, abbiamo fatto le nostre verifiche sulla base anche delle richieste che ci avete fatto e quindi abbiamo pensato che è il caso, ecco, di fare un bel punto della situazione in questo contenuto di oggi. Per cui, amiche e amici interisti, amiche e amici di Passione Inter, innanzitutto ben ritrovate e ben ritrovati all'interno di questo nuovo contenuto di oggi, in cui voglio fare insieme a voi un percorso per cercare di fare ordine tra tutte le notizie che stanno circolando, concentrandomi poi, come dicevo, sulla questione relativa agli esterni e a Dumfries, appunto. Secondo me però bisogna partire dalla base, bisogna andare con ordine per poter capire tutto al meglio, e il punto di partenza inevitabilmente all'interno di questa questione è la notizia che ormai tutti i giorni viene riportata dai quotidiani, dai giornali, da chi parla di mercato dell'Inter, perché ci avrete fatto caso sicuramente anche voi, non c'è un giorno in cui non ci viene ricordato che l'Inter la prossima estate farà un mercato, o quantomeno che non possiamo aspettarci la prossima estate un Inter che acquisterà decine e decine di giocatori spendendo milioni e milioni di euro. Usiamo un eufemismo. Ecco, in questo momento però secondo me è bene precisare, soprattutto in questo frangente, o almeno allo stato attuale, che secondo me è un filino troppo ambizioso stabilire con certezza quali saranno le reali necessità da parte dell'Inter di incassare durante il prossimo mercato e durante la prossima estate, per un motivo piuttosto banale. Ci sono ancora delle partite da giocare in questa stagione che sono partite molto pesanti, molto importanti, e che ci mettono di fronte ad un bivio importante. Potete capirlo benissimo anche voi. È un conto è chiudere la stagione vincendo lo scudetto e vincendo la Coppa Italia, che ti darebbero accesso anche alla prossima Supercoppa italiana con ulteriori introiti e alla prossima Champions League partendo dalla prima fascia. Un conto è chiudere la stagione senza vincere altri trofei dopo la Supercoppa italiana vinta contro la Juventus. C'è una differenza abissale dal punto di vista soprattutto sportivo, ma ovviamente anche dal punto di vista economico, che si rifletterebbe chiaramente anche sulle esigenze di bilancio e di mercato della prossima estate. Questo è un primo punto di partenza importantissimo. Il secondo punto da considerare all'interno del nostro viaggio, delle nostre considerazioni, è, e arriviamo anche quindi al tema del contenuto di oggi, è che la strategia che l'Inter sta portando avanti sul mercato è piuttosto chiara. È una strategia che si basa ovviamente sulla ricerca e sul mantenimento della competitività sportiva, perché l'Inter vuole continuare a vincere, vuole continuare a rimanere in alto chiaramente, ma che fa ricorso anche al player trading, un concetto che ha espresso pubblicamente l'amministratore delegato dell'Inter Beppe Marotta qualche mese fa. Lo ritroviamo poi nei fatti di come sta operando l'Inter in queste stagioni, e che ha due elementi importanti da considerare. Il primo è che, escluse situazioni di opportunità che si presentano durante il mercato o di emergenza che si vengono a creare, vengono acquistati dei calciatori per dare un impatto subito nella squadra, ma anche e soprattutto per crescere poi di valore. Secondo punto da considerare molto importante è che il player trading possiamo dire che statisticamente è un po' meno rischioso se lo fai sugli esterni, nonostante comunque il ruolo dell'esterno sia un ruolo molto importante nel 3-5-2. Di questo ve ne avevamo parlato in maniera molto approfondita in due contenuti che trovate sui nostri canali, in cui avevamo spiegato in maniera approfondita il tema player trading, quindi vi invito a recuperare quelli se siete interessanti al tema. In questo momento quindi vado avanti e vado oltre, perché ci servivano solo queste due brevissime considerazioni per fare poi per arrivare poi alla situazione attuale, al tema attuale su Dumfries e non solo. La Gazzetta dello Sport, ma devo dire non solo la Gazzetta, ha riportato in queste ore e in questi giorni una notizia che viene rilanciata con forza oggi, dove viene detto che
Gli occhi del Bayern su Dumfries, ma non si muove per meno di 35 milioni. Così titola la Gazzetta dello Sport sul suo sito. All'interno di questo articolo si parla anche di altri club interessati a Denzel Dumfries ed è una notizia che, come vi dicevo, sta girando da un po' e quindi anche noi abbiamo deciso ovviamente di fare le nostre ricerche per saperne di più. Nel club di Passione Inter devo dire che molte cose ve le ho anticipate già la scorsa settimana, ne abbiamo parlato all'interno delle nostre chiacchiere con il club, che anche oggi si è acceso con una discussione molto interessante e dalla quale abbiamo tratto anche spunto per poi portarvi questo episodio, questo contenuto di oggi qui. Diciamo che ve lo riassumo così. L'Inter, intanto sulla base delle premesse fatte prima, aveva preso Dumfries la scorsa estate sapendo che era un investimento quasi sicuro. Che cosa intendo con questo? Che una volta venduto Hakimi è andata a prendere Dumfries innanzitutto perché lo conosceva benissimo, lo aveva già ampiamente seguito prima di affondare il colpo, chiaramente, ma è andata innanzitutto su un giocatore della nazionale olandese, un elemento importantissimo, un leader anche del PSV Eindhoven, un giocatore che era già corteggiato ai tempi la scorsa estate da club importanti come lo stesso Bayern, ma anche da diversi club molto importanti e ricchi, soprattutto della Premier League, ma era anche un giocatore che doveva affinarsi, doveva sgrezzarsi e che aveva probabilmente bisogno proprio di un passaggio in Italia per affinare alcune caratteristiche e per poi spiccare il volo verso club più ricchi. Purtroppo lo sappiamo bene, la situazione del calcio italiano prevede che il calcio italiano sia anche un calcio di passaggio verso altri club più ricchi, almeno in questo momento. Arrivando all'Inter, quindi per affinare queste cose e all'interno del calcio italiano, diciamo che la logica porta a pensare che il giocatore possa crescere, valorizzarsi e poi fare un ulteriore step per la sua carriera. L'Inter ovviamente ne ottiene un giocatore che ti dà una grande mano nell'immediato, come sta facendo Dumfries in questo momento, e poi una volta rivenduto ottenere anche un arricchimento e tutti sono contenti. Visto che fanno parte della stessa agenzia, tra l'altro è un po' quello che è successo anche con Haaland, che già prima di andare al Borussia Dortmund aveva diversi club ancora più importanti che volevano acquistarlo, ma ha deciso di fare questo passaggio intermedio per crescere e trovando nel Borussia Dortmund una sponda perfetta, ecco. In questo momento però abbiamo carpito queste notizie, abbiamo fatto i nostri approfondimenti, come vi dicevo. Dal punto di vista dell'Inter, l'Inter crede che Dumfries non abbia ancora raggiunto in questo momento il suo picco a livello di prestazioni e quindi anche come valore di mercato. Per questo motivo vorrebbe tenerlo a Milano almeno un altro anno. Tra l'altro, considerando anche che la rosa dovrà cambiare diversi elementi tra centrocampo, difesa e non solo, togliere anche un esterno porterebbe a dover fare un mercato molto importante anche in entrata la prossima estate. Dall'altro lato però qualche cessione sarà necessaria e da quello che circola, oltre alle partenze di Vesino, Vidal e Sanchez e alcuni rinnovi al ribasso che permetteranno di risparmiare qualcosa, si proverà in casa Inter a far cassa soprattutto tramite le cessioni di quei calciatori che non rientrano nel progetto e che attualmente si trovano in prestito, a partire da Pinamonti e non solo. Poi per gli altri calciatori si valuterà solo a fronte di offerte molto molto elevate. Ma questo è un concetto che è bene chiarirlo, riguarda l'Inter ma riguarda anche tutti gli altri club. Tutti i club italiani a fronte di una grande offerta valuteranno se cedere o meno anche il loro miglior elemento o sono forse si contano sulle dita di una mano probabilmente i calciatori veramente incedibili in Italia. In tal senso, comunque, considerando il discorso sul player trading ed il fatto che l'Inter è comunque sempre molto attiva sul mercato degli esterni, non so se vale per tutti i club, ma io seguo l'Inter, sappiamo che l'Inter ogni anno è molto attiva nella ricerca e comunque nella valutazione anche degli esterni. Dumfries potrebbe essere a questo punto più sacrificabile, per esempio, di un Lautaro Martinez o di Barella, oppure soprattutto di Skriniar e Bastoni, per fare un esempio. A patto però che chi vuole Dumfries si presenti con un'offerta molto alta, che in questo momento dovrebbe superare, penso, almeno i 30 milioni di euro. C'è chi parla anche di 35-40 addirittura, perché altrimenti l'Inter, da quello che abbiamo saputo anche noi, è convinta che con un altro anno a Milano possa raggiungere poi effettivamente queste valutazioni dalla prossima stagione. Questo quindi è il punto ad oggi su Denzel Dumfries, con quello che abbiamo raccolto anche noi. Che cosa succede però attorno a lui per quanto riguarda quindi anche il discorso degli altri esterni? Darmian rimane, e lo sappiamo, Gosens ovviamente essendo appena arrivato, Perisic lo stesso nel club, vi avevo raccontato già la scorsa settimana,
anzi una decina di giorni fa, che c'è un incontro fissato con l'Inter subito dopo la fine del campionato e c'è ottimismo per il rinnovo. Quindi 3 elementi su 4 sono già certi. Se resta Dumfries siamo completi, se va via Dumfries si apre quindi un buco che va coperto. La priorità ovviamente in caso di addio di Dumfries sarebbe quella di aggiungere un altro esterno destro di ruolo effettivamente che cresce e che è competente e specifico di quella zona di campo, che possa fare quindi poi la stessa parabola di Dumfries, cioè crescere, far bene nell'immediato e poi aumentare di valore, da integrare e poi valorizzare sapendo che c'è un Darmian al suo fianco che gli permette di crescere senza ansia. Da questo punto di vista la Gazzetta dello Sport ha lanciato diversi nomi che potrebbero sostituire Dumfries in caso di addio. Si è parlato di Dodò dello Shakhtar Donetsk, che è un nome molto interessante, Mukiele dell'Ipsia, si è parlato di Molina dell'Udinese, che è sicuramente uno dei più interessanti che conosciamo meglio, giocando in Italia e anche nella nazionale argentina, quindi con un buon feeling anche con gli altri argentini dell'Inter. E ha confermato tra l'altro in queste ore anche un nome che vi avevo anticipato in una diretta il giorno di Inter-Roma, quindi qualche giorno fa, quando vi avevo detto di tener d'occhio anche il nome di Jonathan Klaus, un esterno del Lens in Francia che sta facendo bene ormai da più stagioni ed è entrato anche nel giro della nazionale francese. Klaus sarebbe un colpo interessante secondo me per quanto riguarda le caratteristiche, ha anche dei numeri molto molto importanti in questa stagione, tra i migliori nel suo ruolo in circolazione. Mi fa venire però qualche dubbio sinceramente dal punto di vista dell'età, visto che è nato nel 1992 e con lui ti troveresti ti troveresti ad avere 4 esterni con il più giovane che a quel punto sarebbe Gosens, che quest'anno comunque compie 28 anni. Quindi se vuoi proseguire su questa strada nella strategia di valorizzare e rivendere ti vai a complicare un po' la vita. Mentre se vuoi avere degli esterni pronti e forti per le prossime 2-3 stagioni, secondo me saresti competitivo. Attenzione invece, nell'ottica sempre della valorizzazione, al nome di Singo, esterno del Torino molto molto interessante. In questo momento in orbita Inter non se ne sta parlando molto da quello che vedo in giro, ma per caratteristiche tecniche, età e potenziale ha tutto per essere un nuovo colpo alla Dumfries, secondo me, per l'Inter. Il problema qui, semmai, è che bisogna trattare con il Torino e sappiamo che non è mai semplice, ma soprattutto non è semplice alla luce dell'interessamento che c'è su Singo da parte anche di altri club importanti che lo vogliono. Scenario comunque simile a quello in cui l'anno scorso l'Inter riuscì comunque a portarsi a casa Dumfries, quindi per me è un nome da tenere d'occhio. Questo è lo scenario d'oggi, quindi in attesa poi delle prossime evoluzioni. Ho fatto anche una battuta all'interno del club di Passione Inter perché alcuni scrivono anche sui quotidiani, diciamo, che va via Dumfries, altri scrivono che va via Lautaro Martinez la prossima estate. Allora sembra un po' di rivivere in questo momento la traumatica estate del 2021 quando c'erano gli schieramenti su chi voleva vendere Hakimi e chi invece voleva vendere Lukaku. Speriamo ecco che questa volta finisca meglio, che poi finire meglio dipende molto perché comunque anche indebolendoci secondo alcuni durante la scorsa estate, quest'anno siamo ancora con la possibilità di ottenere dei risultati migliori dell'anno scorso. Però vediamo che cosa succede. Fatemi sapere se sono stato chiaro, quindi secondo me era fondamentale spiegare per filo e per segno tutti i passaggi per farvi avere un quadro completo e comprensibile della situazione. Se mi avete seguito fin qui, vi chiedo di farmelo sapere nei commenti con l'emoji, facciamo della persona che corre, non so come si chiami benissimo, l'emoji della persona che corre, visto che abbiamo parlato degli esterni. Vi ricordo www.passioneinter.club per entrare a far parte del nostro club, sostenere il nostro progetto, ma avere accesso, come vi dicevo, quindi anche a delle discussioni più approfondite su questi temi, confrontandovi con il gruppo, lo staff di Passione Inter. Potete intervenire in diretta anche con noi. Comunque, ecco, c'è un mondo, c'è una bellissima community che vi aspetta su www.passioneinter.club.